il bivacco era sporchissimo, infatti abbiamo pulito sia tutto là per terra in data 8 e 9 luglio, sia adesso ditemi voi se è normale che io debba portare giù tutta questa spazzatura che della gente aveva lasciato nel bivacco. Tutto fatto, bivacco chiuso, pulito, ce lo lasciamo alle spalle, abbiamo questo bellissimo sacchetto attaccato e iniziamo la discesa. Mamma mia. Cosa c'è là dentro? Ma non lo so, anche dei topi ci sono, cazzo. Matteo Peroni, guai a te se non metti questo video di Matte sul tuo video recap. Pulito la cucina, che adesso è più pulita di quella di casa mia. Matteo, buon compleanno, un saluto da Malga Malgonera. Ciao! Quello che mi fa rabbia è che ancora una volta è una sconfitta del genere umano. Non ho studiato pedagogia, ma penso che l'educazione civica, il rispetto per quello che è tuo, ma anche e soprattutto per quello che non lo è, lo si cerchi di insegnare ben presto ai ragazzi. A un uomo di 30 anni, che cosa vuoi insegnare? Ci sono cose che uno è o non è, mentalità che uno ha formato o non ha formato, e ce ne sarebbero a volontà di esempi da fare, cose che i nostri occhi non avrebbero mai creduto di poter vedere in luoghi così puri. Ma si sa, di forme di non rispetto ultimamente ce ne sono sempre di più. Ogni volta che lascio un bivacco cerco di lasciarlo meglio di come l'ho trovato. Sapete perché? Perché quel bivacco porta un nome. Il nome di persone che non ci sono più. Persone che amavano la montagna. Persone che hanno lasciato talmente tanto in questo mondo che sono state ricordate con un bivacco. Quando abito questi luoghi non penso a chi l'ha costruito e a chi andrà a pulirlo. Penso che sono ospite di quella persona che non c'è più. Penso che sono a casa sua. E tutti quelli che decidono di passare del tempo, che sia solo per un pasto, per una bevanda calda o per dormirci la notte, dovrebbero avere la cura e il rispetto di trattare questi luoghi di riparo come fossero sacri, di lasciarli non solo come li si trova, ma magari addirittura di apportare un piccolo ma significativo miglioramento, spazzare per terra anche se non sono state fatte briciole, pulire una stufa che magari non abbiamo neanche usato, mettere a posto la credenza e le stoviglie lasciate sporche da qualcun altro, lasciare non bottiglie vuote ma piene e chiuse, lasciare del cibo che non mangeremo nella dispensa del bivacco per chi verrà dopo di noi, sbattere per bene e all'aria aperta le coperte per poi ripiegarle correttamente, piccole cose semplici, cose che una volta sarebbero state scontate. Quindi mi chiedo ancora, siamo diventati davvero così incivili, così non curanti? Voglio sforzarmi a credere di no, voglio credere che siamo migliori di così, voglio credere che ci sia ancora speranza. Got summer feeling rough. Ooh, me and my friends dancing till we drop, and the good times don't stop.